L'idea che abbiamo degli illuminati è di una casta che governa il mondo, un'idea che nasce dal risentimento verso le elite che economicamente impongono la linea di influenza verso le alte sfere politiche e finanziarie. Però chi sono veramente gli illuminati? Potremmo aver indicato con questa parola le persone sbagliate? Gli illuminati sono persone che nascono con un grado di coscienza individuale lucente. Sono uomini che nascono con una visione della vita più aperta, più ariosa, illuminata. Riconoscono già in se stessi varie qualità: distacco dall'immersione incosciente nella vita, visione penetrante negli aspetti quotidiani, comprensione e perspicacia sviluppata. Non è solo una questione di intelligenza, ma di un percepire più profondo, un'intelligenza profonda. Si differenziano così dall'uomo massa standard, spesso considerato come uomo senza anima, uomo locusta dalle scritture. Gli illuminati però hanno un barlume di luce interiore e hanno per destino quello di illuminarlo ed accenderlo, riscaldando a tal punto il loro interiore da illuminare la propria mente. Non sono quindi da intendere come una casta che governa il mondo, ma come una nicchia di persone dal potenziale spirituale elevato. Gli illuminati sono per nascita, non per percorso evolutivo. Chiunque può evolversi, ma il potenziale spirituale è innato. Ad esempio, ci si può accorgere di una persona illuminata osservando i suoi genitori e poi lei stessa. I genitori possono essere spenti, poco reattivi o trascinati, mentre la figlia può essere lucente, splendente, sorprendente a livello esteriore, vitale ed eterica anche nella visione percettiva. Non è una questione di simpatia, ma di luce spirituale. Gli illuminati spesso non sono coscienti all'identificarsi con questa parola, ma coscienti di una diversità dall'uomo standard, come l'uomo standard, nell'incoscienza, non sa di esserlo, ma percepisce l'illuminato come qualcuno di strano, di alieno. Potrebbe provarne simpatia, ma anche un senso di estraneità. Per distinguere gli illuminati non bisogna avere particolari capacità. Qualora siano in uno stato aperto, emaneranno una luce naturale, un magnetismo impossibile da ignorare, anche se percepito talvolta come estraneità. L'uomo standard moderno quindi non è un uomo senza anima, è un uomo che, per volontà superiore, è un essere di quantità e deve rispondere a una volontà più di massa che individuale, poiché la forza del suo io è meno evoluta di quella di una persona illuminata. Questa differenziazione non indica un giudizio. Una persona standard può donare amore o compiere opere straordinarie. L'illuminato invece ha una comprensione profonda dell'esistenza e agisce non solo con doti materiali, ma anche spirituali. Il suo campo non è solo l'opera materiale, il lavoro, l'azione fisica, ma un'azione tra cielo e terra, tra mondi spirituali e materiali, tra comprensione interiore ed esteriore. È un uomo del mondo, ma non del mondo, come leggiamo nelle scritture. La visione distorta degli illuminati, quindi, che governano il mondo, è totalmente errata. Questa percezione può esistere, ma non va confusa con l'essenza dell'illuminato, che riguarda nascita, destino e missione. A volte l'illuminato può trascendere la propria voglia di conoscenza in discipline esoteriche, artistiche o spirituali. Nell'arte intendo anche l'architettura, fisica, cinema, scultura, mondo digitale. Non si tratta dell'arte in sé, ma della visione. La visione nasce come connessione con alte sfere spirituali e permette di riportare sulla terra opere che l'uomo standard non può compiere. Essere un uomo standard non è dispregiativo, ma una differenziazione di uno status interiore. L'uomo standard lavora con sudore e passione per compiere opere materiali. L'illuminato opera per agire spiritualmente, unendo la mente con lo spirito. Nessuno è migliore. Sono due aspetti dell'unico essere. Possiamo capire questo concetto leggendo un passo del Vangelo. Quando leggiamo il Vangelo, dobbiamo percepire la vita stessa che ci parla attraverso il Vangelo. Solo così potremmo capire veramente determinati insegnamenti fondamentali. Non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada, perché sono venuto a dividere l'uomo contro suo padre, la figlia contro sua madre, la nuora contro la suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua stessa casa.
Questo significa che tra due persone standard può nascere un bambino illuminato e viceversa. Questa è la separazione di cui parla il Vangelo. Questa è la differenziazione. Genitori e figli non si comprenderanno non per una questione morale, ma per una questione di spirito. Non bisogna riconoscere un illuminato nel suo fare spirituale, è la sua essenza a definirlo. Una persona illuminata può non compiere azioni spirituali evidenti, pur avendone una propensione innata. Bisogna diffidare di chi ostenta un fare spirituale. Spesso cerca una identificazione più che una espressione della propria essenza. Come si riconosce un illuminato? Si riconosce da un sorriso ed un'apertura naturale alla vita, una naturale apertura al prossimo, una luce interiore evidente, percepibile, anche se a volte percepita in maniera strana dagli altri. Alcuni possono provare fastidio nella luce di un illuminato, questo perché probabilmente rischiara le proprie tenebre. Dall'altra parte un illuminato può apprendere molto da un uomo standard, perché impara la struttura, impara a stare con i piedi per terra, impara a strutturarsi meglio per compiere la sua missione. L'essenza dell'illuminato è quindi un dono e una missione speciale, talvolta un peso. Non è né migliore né peggiore dell'uomo standard, ma soltanto diverso nella percezione e nella coscienza. Possiamo anche vedere una piccola differenziazione nella Bibbia tra la stirpe di Caino e Abele. Caino è più vicino all'uomo standard, meno consapevole spiritualmente, legato più alla materia, al lavoro materiale. Abele è l'uomo più sensibile, più aperto spiritualmente, simile all'essenza dell'illuminato. Non si tratta quindi di bontà o malvagità, si tratta di cooperare tra queste due grandi forze per compiere l'evoluzione umana. Tutti i confini sono convenzioni, in attesa di essere superati. Si può superare qualsiasi convenzione, solo se prima si può concepire di poterlo fare. In momenti come questo, sento chiaramente battere il tuo cuore, come sento il mio. E so che la separazione è un'illusione. La mia vita si estende ben oltre i limiti di me stesso.